Lo Zelten è una ricetta tipica dell'Alto Adige che mi ricorda tanto la mia infanzia. Oggi lo prepariamo insieme per un dolce tuffo nel passato. Lo Zelten è un pane dolce a base di frutta secca e candita che viene tenuta insieme con un impasto lievitato fatto di farina di frumento e segale. Partiamo proprio da questo impasto, mettendo in una ciotola la farina di segale, la farina 00, sciogliamo nell'acqua il sale, aggiungo quindi l'acqua, il miele, il lievito di birra disidratato, l'olio, il cumino in polvere e l'anice in polvere. E ora impasto. Una volta che abbiamo raccolto tutti gli ingredienti, continuiamo ad impastare sul piano di lavoro. È pronto. Prendo una ciotolina, ci metto un goccio di olio, copro con pellicola e lo lascio lievitare per 2 ore nel forno spento. Iniziamo a preparare l'impasto dello Zelten da aggiungere a quello che già sta lievitando. Qui ho della frutta secca, in particolare fichi tagliati a pezzettini che metto in una ciotola, ovviamente fichi secchi, uvetta malaga che è molto grande e chiara, anche questa l'ho tagliata a pezzetti più piccoli, e uva sultanina. Mischiamo tutto e aggiungiamo del rum. Lasciamo riposare tutto e il rum vedrete che verrà assorbito da tutta la frutta secca. In questa ciotola ho scaldato un po' di miele per renderlo fluido, ho scaldato anche un po' di vino bianco e adesso li mischio. Li metto da parte, prendo la ciotola in cui ho messo la frutta secca a macerare con il rum e aggiungo tutti questi ingredienti che vedete. Le nocciole che ho tagliato a metà, i pinoli, le mandorle tagliate a bastoncino e le noci tritate grossolanamente. Poi aggiungo anche cannella, noce moscata, pimento e chiodi di garofano. È il momento delle scorze d'arancia candita e del cedro. Grattugio anche la scorza di un'arancia e di un limone, entrambi non trattati. Mischiamo tutti gli ingredienti e aggiungiamo anche miele e vino. Lo copro con pellicola e lo lascio riposare finché non sarà pronto il nostro impasto lievitato. Certo, sarebbe meglio prepararlo il giorno prima. Ecco il nostro impasto lievitato. Eliminiamo la pellicola. Poi mettiamo tutta la frutta secca sul piano di lavoro e ci aggiungiamo la nostra pasta, che in realtà deve fare solo da collante. E ora impastiamo. Ora che ho raccolto tutti gli ingredienti, divido questo impasto in 4 pezzi uguali. Magari pesiamoli per essere sicuri e poi ad ogni pezzetto daremo una forma, magari anche tipica natalizia. Inizierò formando una stella. Appiattiamolo un po'. La stellina è fatta, quindi la metto sulla teglia. Poi siamo sempre in tempo a sistemarla nel caso si rovini un po' durante lo spostamento. E adesso procediamo con un'altra forma, magari un cuoricino che in Alto Adige è sempre presente. E poi proseguo con un alberello di Natale e con un cerchio. Ottenute le nostre forme, lasciatele riposare per almeno mezz'ora. Dopodiché preparate uno sciroppo con 100 g di zucchero e 50 di acqua, lo portate a bollore e lo lasciate completamente raffreddare. Eccolo qui. Con questo sciroppo ci spendigliamo lo Zelten.
Farà da collante perché poi ci andremo a mettere sopra tutta la frutta secca prima di infornarlo. E adesso possiamo appiccicare sui nostri Zelten la frutta secca a vostro piacimento, con mandorle, nocciole, noci, pinoli, ciliegine candite rosse o verdi e scorze di arancia o cedro. Iniziamo tagliando le ciliegine candite a metà e disponiamo la parte piatta sullo Zelten. Proseguiamo a decorare con la frutta secca e la frutta candita. I nostri Zelten sono pronti, ora li inforno in forno statico preriscaldato a 150 gradi per circa 40 minuti. Guardate com'è bello il mio Zelten, non trovate che renda l'atmosfera davvero unica?